Lezione 1. Tracciare i diversi viaggi degli immigrati. Ehi Anna, stavo giusto leggendo la storia dell'immigrazione in diversi paesi. È roba davvero affascinante. Oh, questo è un ottimo argomento. L'immigrazione ha sicuramente plasmato i paesaggi culturali di molte nazioni nel corso della storia. Assolutamente. Ad esempio, sapevi che molti cognomi importanti in Gran Bretagna possono essere fatti risalire all'invasione normanna del 1066? Davvero? Non sapevo che così tante famiglie abbiano radici così lontane. Di che tipo di cognomi stiamo parlando? Beh, nomi come Fitzpatrick, Fitzjohn e Fitzroy indicano tutti antenati franco-normanni da quando Guglielmo il Conquistatore arrivò in Gran Bretagna. Wow, è così interessante. Non ho mai conosciuto l'origine di questo tipo di nomi. È incredibile come l'immigrazione possa lasciare un'eredità così duratura. Sicuramente. E non si tratta solo del Regno Unito, anche l'immigrazione ha svolto un ruolo enorme nel plasmare l'identità di altri paesi. Questo è un ottimo punto. Ad esempio, in Australia, molte delle famiglie più importanti hanno effettivamente radici in altre parti del mondo. Davvero? Non me ne ero reso conto. Quali sono alcuni esempi di gruppi di immigrati che hanno avuto una grande influenza in Australia? Beh, molti dei primi coloni europei in Australia erano in realtà detenuti trasportati dalla Gran Bretagna nel XVIII e XIX secolo. Ah, capisco. Quindi quegli immigrati forzati finirono per diventare parte delle fondamenta della società australiana. Esattamente. E più tardi ci sono state grandi ondate di immigrazione anche da luoghi come la Grecia, l'Italia e l'Europa dell'Est. Affascinante. Questo dimostra quanto possano essere diverse e multiculturali le origini della popolazione di un paese. Sicuramente. L'immigrazione è una parte così complessa e affascinante della storia globale. C'è sempre altro da imparare. Sono d'accordo. Questa è stata una discussione davvero interessante. È incredibile pensare a quanto l'immigrazione abbia plasmato il mondo che ci circonda. Lezione 2. Navigare nelle fasi successive del processo di assunzione. Ehi Anna, volevo contattarti sui prossimi passi del processo di assunzione per quel ruolo di cui abbiamo discusso. Ah sì, l'opportunità di lavoro per cui ti sei candidato. Sono lieto di fornire qualche dettaglio in più su cosa aspettarsi in futuro. Fantastico, apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per spiegarmelo. Non vedo l'ora di portare avanti le cose. Assolutamente. Lascia che ti spieghi le fasi successive. Innanzitutto, fisseremo uno screening telefonico con il responsabile delle assunzioni. Una proiezione telefonica, capito. E cosa posso aspettarmi da quella conversazione iniziale? L'obiettivo principale sarà che il manager ti conosca meglio e valuti le tue qualifiche per il ruolo. Ok, questo ha senso. Devo preparare qualcosa di specifico per l'intervista telefonica? Sì, ti consiglio di avere il tuo curriculum a portata di mano e di essere pronto a discutere delle tue competenze ed esperienze pertinenti. Fantastico, è davvero utile saperlo. Cosa succede se riesco a superare con successo lo screening telefonico? Ottima domanda. Se il manager è colpito, il passo successivo sarebbe un colloquio di persona, probabilmente con l'intero team addetto alle assunzioni.
Capisco, un colloquio di persona con il team. Cosa devo aspettarmi per quella parte del processo? Di persona, puoi aspettarti una discussione più approfondita del tuo background, nonché alcune potenziali valutazioni delle competenze. Valutazioni delle competenze, capito. C'è qualcosa di specifico che dovrei portare con me a quel colloquio? Suggerirei di portare copie del tuo curriculum, oltre a eventuali campioni di lavoro o pezzi del portfolio pertinenti. Eccellente, è davvero utile saperlo. E qual è la tempistica tipica per passare alle fasi successive? Bene, il responsabile delle assunzioni farà del suo meglio per portare avanti le cose in modo efficiente. Ma consiglierei di attendere 2 a 3 settimane dallo schermo del telefono a quello di persona. Ok, questo mi dà una buona idea del ritmo. E dopo il colloquio di persona, qual è il passaggio finale? La fase finale consisterebbe in eventuali colloqui o valutazioni aggiuntive, seguiti dalla decisione di assunzione e dall'offerta, se sei selezionato. Meraviglioso, è davvero completo. Mi sento molto più informato e preparato ora, grazie Anna. Sono lieto di poter fornire una panoramica completa dei passaggi successivi. Per favore fatemi sapere se dovessero sorgere altre domande lungo il percorso. Lo farò, apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per spiegarmi tutto questo. È molto utile avere questo livello di chiarezza. Certo, sono sempre felice di aiutarti. Buona fortuna per il resto del processo di assunzione. Faccio il tifo per te. Grazie, apprezzo molto il supporto. Bene, mi sento motivato e pronto ad andare avanti. Lezione 3. Pianificare un divertente weekend. Ehi Anna, volevo farti vedere qualcosa. Cosa ne pensi di organizzare un breve weekend per noi? Oh, un weekend fuori porta. Sembra incredibile. Dove avevi in mente? Beh, stavo pensando che potremmo guidare fino a quell'incantevole paesino a circa 2 ore di distanza. Beh, quello con l'adorabile bed and breakfast. Oh sì, conosco il posto. Sarebbe perfetto. Che tipo di attività avevi in mente per il viaggio? Pensavo che potremmo trascorrere un giorno esplorando i negozi e le gallerie locali, magari anche assistere a un concerto nella piazza del paese. Sembra proprio la nostra strada. E poi che mi dici dell'altro giorno? Qualche idea divertente? Beh, speravo di poter fare un'escursione fino a quel punto panoramico e fare un bel pranzo al sacco con vista. Oh, un picnic con vista. Che romantico. Lo adoro. C'è altro che potremmo aver bisogno di pianificare? Bella domanda. Probabilmente vorremmo portare dei contanti per i negozi o i ristoranti che visiteremo. Ah sì, ottimo punto. Portare un po' di contanti a portata di mano è sempre una buona idea per un weekend. Assolutamente. E probabilmente dovremmo assicurarci di mettere in valigia anche delle comode scarpe da passeggio. Di sicuro, non voglio che le vesciche rovinino la nostra avventura escursionistica. C'è altro che dovremmo aggiungere alla lista di imballaggio? Forse un caricabatterie portatile per telefoni, nel caso avessimo bisogno di scattare molte foto? E, naturalmente, non dimenticate i costumi da bagno nel caso volessimo fare un tuffo. Oh, bella chiamata con il caricabatterie del telefono. E sì, i costumi da bagno sono un must.
Non voglio perdere nessuna occasione per rilassarti in riva all'acqua. Esattamente. Mi emoziono tantissimo solo a pensarci. Sarà la fuga perfetta per un breve weekend. Sono d'accordo, sembra assolutamente idilliaco. Non vedo l'ora di disconnettermi dalla nostra normale routine e godermi la reciproca compagnia. Nemmeno io. Questo è esattamente il tipo di mini vacanza di cui abbiamo bisogno per ricaricare le batterie. Assolutamente. Bene, iniziamo a definire alcuni dettagli. Quando avevi in mente questa vacanza? Beh, stavo pensando che forse il prossimo fine settimana potrebbe funzionare meglio per entrambi i nostri orari. Perfetto. Questo ci dà il tempo sufficiente per sistemare tutto. Lo segnerò subito nella mia agenda. Meraviglioso. Sarà molto divertente. Posso già immaginarci mentre sorseggiamo vino sulla veranda di quell'accogliente B&B. Anch'io. Ed esplorando gli incantevoli negozietti e godendoti il panorama dalla cima di quel belvedere panoramico. Esattamente. Bene, iniziamo a mettere insieme un itinerario più dettagliato. Sono pronto a trasformare la fuga di questo fine settimana in realtà. Mi sembra una buona idea. Sono così entusiasta di iniziare a pianificare. Sarà il piccolo viaggio perfetto per noi. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, facciamolo, non vedo l'ora di creare dei ricordi meravigliosi insieme. Lezione 4. Esplorazione del personaggio complesso di Scrooge. Ehi Anna, stavo leggendo quel classico di Dickens, A Christmas Carol, e volevo sapere la tua opinione sul personaggio di Scrooge. Oh, Scrooge, questa è intrigante. Quali aspetti del suo personaggio ti hanno colpito di più? Beh, ho trovato davvero interessante come rappresenti questa sorta di archetipo del freddo e insensibile uomo d'affari che si preoccupa solo dei profitti. Sì, assolutamente. Scrooge è l'incarnazione per eccellenza di quel tipo di uomo d'affari senza cuore e orientato al profitto. Esattamente. Ma allo stesso tempo, sento che ci sono strati più profondi nel suo personaggio che lo rendono più complesso. Questo è un buon punto. Quali pensi siano alcuni di quegli aspetti più sfumati della personalità di Scrooge? Beh, si ha la sensazione che gran parte del suo comportamento sia radicato in alcune profonde ferite emotive o traumi del suo passato. Ah sì, il retroscena che Dickens fornisce sull'infanzia solitaria e sulle relazioni fallite di Scrooge aiuta davvero a umanizzarlo. Sicuramente. C'è tristezza e amarezza che derivano da quelle esperienze, anche se lui cerca di nasconderle sotto il suo aspetto burbero. Giusto, è quasi come se i suoi modi avari fossero un meccanismo di difesa per proteggersi da ulteriori ferite e delusioni. Esattamente, hai colpito nel segno. E penso che sia ciò che rende la sua eventuale trasformazione ancora più potente. Assolutamente. Quando i fantasmi lo costringono a confrontarsi con quei ricordi e quelle emozioni dolorose, si apre una finestra sulla sua vera vulnerabilità. Sicuramente. E dimostra come anche la persona più incallita e cinica possa ancora avere la capacità di cambiamento e redenzione. Esattamente. Scrooge è un personaggio così complesso e multistrato, un simbolo dei problemi del materialismo e dell'egoismo,
ma anche una testimonianza del potere dell'empatia e della compassione. Ben detto. Scrooge incarna davvero quella dualità dell'esperienza umana, la capacità sia di crudeltà che di gentilezza. Assolutamente. È una storia senza tempo che continua a risuonare perché il viaggio di Scrooge parla di qualcosa di universale sulla condizione umana. Non potrei essere più d'accordo. Questa discussione ha davvero rafforzato il mio apprezzamento per la profondità e le sfumature del personaggio di Scrooge. È una storia così ricca e stratificata. Sono così felice di averlo esplorato insieme. Dickens ha creato un protagonista così affascinante e poliedrico in Scrooge. C'è sempre altro da disfare. Sicuramente. Sento che potrei discutere della complessità del personaggio di Scrooge per ore. C'è così tanto in cui immergersi. Assolutamente. È il marchio di un personaggio letterario davvero grande, che continua ad affascinare e ispirare analisi e interpretazione. Ben detto. Bene, mi sento ispirato a tornare indietro e rileggere A Christmas Carol con una nuova prospettiva. Grazie per l'interessante discussione, Anna. Lezione 5. Adattamento degli approcci lavorativi alle dinamiche di squadra. Ciao Anna, volevo sapere cosa ne pensi dell'adattamento dei nostri stili di lavoro alle diverse dinamiche di squadra. Qual è la tua opinione al riguardo? Ottima domanda, John. Trovo che questo approccio possa davvero variare a seconda del contesto e delle esigenze del team. Assolutamente, ha molto senso. Puoi darmi un esempio di come potresti adattare il tuo stile alle diverse dinamiche di squadra? Certo, vediamo. Per essere un team più collaborativo che valorizza la comunicazione aperta, tendo a essere più coinvolto e interattivo. Questo è un buon punto. Quindi potresti essere più incline a scambiare idee con il gruppo in quel tipo di ambiente? Esattamente. Trovo che promuovere quel dialogo avanti e indietro possa davvero aiutare a promuovere l'innovazione e la risoluzione dei problemi. Interessante. E che dire di un team un po' più indipendente o autonomo nel proprio lavoro? Bella domanda in tal caso. Potrei essere un po' più disinvolto, fornendo linee guida e obiettivi chiari, ma dando loro maggiore autonomia. Ah, questo ha molto senso. Dando loro indipendenza e flessibilità, ma mantenendoli comunque sulla buona strada. Precisamente. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio e adattarsi a ciò di cui ogni squadra ha più bisogno. Assolutamente. E immagino che anche lo stile di comunicazione cambierebbe, a seconda della dinamica del team. Sicuramente. Per un gruppo più autonomo, probabilmente farei più affidamento su aggiornamenti scritti e concisi piuttosto che su check-in costanti. Questo è un approccio intelligente. Evitare la microgestione e lasciare che facciano le loro cose. Esattamente. Ma per un team che prospera grazie all'interazione faccia a faccia, mi assicurerei di programmare riunioni e discussioni regolari. Bella chiamata. Personalizzazione dei metodi di comunicazione in base a ciò che funziona meglio per il gruppo. Assolutamente. Si tratta di essere flessibili e reattivi alle esigenze specifiche di ogni team con cui lavori. Questo ha assolutamente senso. Posso vedere come quel livello di adattabilità sarebbe davvero utile. Sicuramente.
Essere in grado di modificare il proprio approccio è fondamentale per massimizzare la produttività e il morale tra i diversi team. Concordato. È un'intuizione davvero preziosa, Anna. Ti ringrazio per aver annotato queste sfumature per me. Certo, sono felice di condividere il mio punto di vista. Adattare il proprio stile di lavoro è un'abilità essenziale, soprattutto negli ambienti di lavoro dinamici di oggi. Ben detto. Mi sembra di avere una comprensione molto più chiara di come affrontarlo ora. Questa è stata una discussione davvero utile. Sono così felice di aver potuto fornire alcune indicazioni utili. Gestire le diverse dinamiche di squadra è un'arte, ma è importante padroneggiarla. Assolutamente. Va bene, mi sento ispirato a mettere in pratica questi principi. Grazie ancora, Anna. Lezione 6. Apprezzare l'arte della pittura a olio. Ehi Anna, speravo di farti una domanda sulla pittura a olio. Il mio amico John si è davvero appassionato a questo hobby e ne sono affascinato. Oh, quanto è interessante! Mi piacerebbe saperne di più sulla passione del tuo amico John per la pittura ad olio. Cosa hai imparato da lui? Beh, tanto per cominciare, è davvero talentuoso. È persino riuscito a vendere alcuni dei suoi pezzi, il che penso sia semplicemente incredibile. Wow, è incredibile che abbia avuto successo con i suoi dipinti ad olio. Cosa c'è nel mezzo da cui è particolarmente attratto? Da quello che mi ha detto, ama i colori ricchi e vibranti e il modo in cui gli strati di pittura creano una tale profondità e consistenza sulla tela. Ah sì, la versatilità e l'espressività dei colori ad olio è davvero accattivante. Posso capire perché è così innamorato del processo. Sicuramente. E si è davvero preso del tempo per padroneggiare le tecniche, smaltatura, impasto, alla prima, tutto il resto. Sembra che abbia dedicato molta dedizione e pratica per sviluppare le sue capacità. Quel tipo di attenzione ai dettagli è così ammirevole in qualsiasi ricerca artistica. Assolutamente. Mi ha persino mostrato alcuni dei suoi dipinti e sono semplicemente sbalordito dal livello di realismo ed emozione che è in grado di catturare. Meraviglioso! La pittura a olio può essere un mezzo così gratificante, ma anche impegnativo. Riuscire a tradurre la propria visione in modo così vivido è una vera impresa. Sono d'accordo. Mi stava raccontando di come passa ore a mescolare meticolosamente i colori e a sovrapporre la vernice per ottenere quegli effetti realistici. È incredibile il livello di pazienza e concentrazione che serve per creare un avvincente dipinto ad olio. Ogni pennellata deve essere così intenzionale. Sicuramente. E sperimenta sempre anche tecniche e argomenti diversi. Lo mantiene fresco ed eccitante per lui. Adoro quel senso di esplorazione ed evoluzione artistica. Parla della sua passione per il mestiere e di un amore genuino per il processo. Assolutamente. Mi ha davvero ispirato ad apprezzare la pittura a olio in un modo completamente nuovo. Ho un nuovo rispetto per l'arte coinvolta. Questo è fantastico. Poter condividere l'entusiasmo e l'intuizione di un amico ha chiaramente rafforzato il tuo apprezzamento per il mezzo. Lo è davvero. Vorrei quasi avere quel tipo di talento artistico, ma sono semplicemente sbalordita da ciò che è in grado di creare. Bene, anche se non ti senti obbligato a prendere in mano un pennello,
Sostenere e celebrare le attività artistiche del tuo amico è una cosa meravigliosa. Hai ragione, sono solo felice di poter assistere e incoraggiare la sua creatività. È stato davvero gratificante vederlo crescere con questo hobby. Sono sicuro che apprezzi averti dalla sua parte a fare il tifo per lui. Le passioni creative possono essere così appaganti, ma a volte anche vulnerabili. Sicuramente. Sono lieto di poter essere una costante fonte di incoraggiamento e apprezzamento per il duro lavoro svolto. È così premuroso da parte tua, John. Promuovere quella comunità creativa e il sostegno reciproco è davvero impagabile. Assolutamente. Va bene, mi sento ispirato ad andare a dare un'occhiata ai suoi ultimi pezzi. Grazie per la chiacchierata coinvolgente, Anna. Lezione 7. Abbracciare la natura fugace della vita. Ehi Anna, stavo leggendo questa citazione l'altro giorno che mi ha davvero colpito. Si tratta di affrontare la fine della propria vita. Oh, questo è un argomento pesante ma profondo. Qual era la citazione? Se non ti dispiace che te lo chieda. Beh, era del cardinale Bernardin e ha detto, è sbagliato sprecare i momenti preziosi della propria vita. Wow, è un sentimento potente. Cosa pensi intendesse dire con questo? Penso che stia davvero capendo la natura fugace della vita e l'importanza di non dare il nostro tempo per scontato. Sì, lo vedo. C'è una tale intensità e urgenza in quella prospettiva sulla mortalità. Esattamente. Sembra suggerire che dovremmo apprezzare ogni momento che abbiamo, piuttosto che lasciarcelo sfuggire. È un punto di vista così saggio e che fa riflettere. Affrontare la nostra mortalità può davvero cambiare le nostre priorità, vero? Sicuramente. Ti fa capire quanto sia davvero fragile e limitato il nostro tempo su questa terra. È una realizzazione profonda. E immagino che ispirerebbe una persona a vivere con più intenzione e scopo. Assolutamente. Non sprecare quei momenti preziosi, come dice lui, ma sfruttarli davvero al meglio. Sì, esattamente. Appoggiarsi alle esperienze, alle relazioni e alle passioni in un modo più deliberato e appagante. Precisamente. È un buon promemoria per non impantanarsi nelle cose banali, ma concentrarsi su ciò che conta davvero. Sicuramente. Affrontare la propria mortalità può davvero eliminare l'eccesso e aiutarti ad affinare i tuoi valori e le tue priorità fondamentali. Concordato. E penso che questo tipo di cambio di prospettiva possa essere molto utile, anche per quelli di noi che non stanno affrontando una morte imminente. Assolutamente. Tutti possiamo trarre beneficio dalla riflessione sulla natura fugace della vita e su come scegliamo di trascorrere il nostro tempo. Sicuramente. Ci incoraggia a essere più consapevoli, presenti e intenzionali nella nostra vita quotidiana. Esattamente. È una constatazione che fa riflettere ma dà forza. Abbiamo questa finestra finita, quindi dobbiamo sfruttarla al meglio. Ben detto. Apprezzo molto le parole del cardinale Bernardin e la saggezza che trasmettono. Mi ha dato molto su cui riflettere. Anch'io. È il tipo di intuizione che può davvero ispirarci a vivere in modo più deciso e ad abbracciare ogni momento. Assolutamente. Va bene, mi fai sentire ispirato.
Cercherò di portare questa mentalità con me in modo più intenzionale. Penso che sia un'idea meravigliosa. Prendere a cuore questa citazione può essere un modo efficace per infondere più significato e apprezzamento nella nostra vita. Sicuramente. Grazie per averne parlato con me, Anna. È stata una conversazione stimolante e perspicace. Lezione 8. Ordinare il servizio in camera come un professionista. Ehi Anna, stavo solo dando un'occhiata al menù del servizio in camera e sembra tutto così appetitoso. Come si fa di solito a ordinare dal servizio in camera? Oh, ti viene fame? Il servizio in camera è uno dei miei vantaggi preferiti quando soggiorno in un bel hotel. La chiave è essere efficienti e specifici con il tuo ordine. Ah, buono a sapersi. Quali consigli avete per effettuare un ordine di servizio in camera che mi dia i migliori risultati? Bene, per prima cosa mi assicuro sempre di avere il menù a portata di mano e lo analizzo accuratamente per decidere esattamente cosa voglio. Questo ha senso. Non vorrai andare in giro a cercare di capirlo subito, giusto? Esattamente. E poi, quando chiami, sii pronto a indicare chiaramente il tuo ordine, non lasciare spazio ad ambiguità. Capito. Quindi dovrei avere pronti i nomi degli articoli, le quantità e le eventuali richieste speciali, eh? Precisamente. In questo modo il personale può elaborare il tuo ordine in modo rapido e preciso. Inoltre, in questo modo riceverai il cibo più velocemente. Questo è un ottimo punto. L'efficienza è fondamentale quando si tratta del servizio in camera, immagino. Sicuramente. Quanto prima riceveranno il tuo ordine, tanto prima potrai goderti un delizioso pasto caldo. Ha assolutamente senso. C'è altro che devo tenere a mente quando effettuo un ordine per il servizio in camera? Beh, è sempre una buona idea dare generosamente una mancia al personale. Dopotutto, stanno portando il cibo direttamente a casa tua. Oh, bella idea, non vorrei dimenticarlo. Qual è l'importo tipico della mancia per il servizio in camera? Di solito pago il 20% del conto totale. È il loro duro lavoro che ti sta consegnando quel gustoso pasto. È davvero utile saperlo. Va bene, ora mi sento pronto a ordinare come un professionista. Meraviglioso! Ricorda solo che sii gentile, specifico e generoso con i tuoi suggerimenti e sarai pronto. Un consiglio eccellente. Grazie mille, Anna. Sto per ricevere il mio ordine, muoio di fame. Ah, buon appetito! Non vedo l'ora di sapere come sarà l'esperienza del servizio in camera per te. Sai che lo farò. Bene, auguratemi buona fortuna, mi sto immergendo. Lezione 9. Esplorazione degli antonimi. Gli elementi costitutivi del linguaggio. Ehi Anna, stavo giusto pensando agli antonimi e a come siano una parte così cruciale della costruzione del vocabolario. Quali sono i tuoi pensieri sull'importanza di imparare gli opposti? Oh, è un'ottima domanda, John. Gli antonimi sono assolutamente essenziali per sviluppare una padronanza del linguaggio ricca e sfumata. Assolutamente. Puoi darmi un esempio di come padroneggiare gli antonimi può essere utile? Certo, usiamo l'esempio che hai citato, pulito e sporco. Sapere che pulito è il contrario di sporco è la chiave per esprimere significati precisi. È un'illustrazione perfetta.
Essere in grado di articolare chiaramente il contrario di un concetto è così potente. Esattamente. Ti permette di dipingere un'immagine molto più vivida e dettagliata, piuttosto che affidarti a vaghe generalità. Sicuramente. E immagino che aiuti anche a comunicare istruzioni o indicazioni in modo più efficace. Assolutamente. Conoscere gli antonimi può rendere la tua lingua più chiara e inequivocabile. È parte integrante della trasmissione del significato. Questo è un ottimo punto. Funziona quasi come una rete di sicurezza, assicurando che il messaggio venga interpretato correttamente. Precisamente. Padroneggiare gli opposti è come avere a disposizione un kit di strumenti di base linguistici. Mi piace questa analogia. È come se ti stessi dotando di un vocabolario più profondo e ricco di sfumature. Esattamente. E non si limita a semplici aggettivi come pulito e sporco. Gli antonimi esistono in tutte le parti del discorso. Oh, ottima osservazione. Quindi stiamo parlando di verbi, sostantivi, avverbi, l'intera gamma linguistica, giusto? Sicuramente. Essere in grado di identificare e utilizzare antonimi per parole come aumento/diminuzione, arrivo/partenza, cautamente/incautamente. È qui che sta il vero potere. È davvero perspicace. Posso capire come quel tipo di destrezza linguistica sarebbe inestimabile, specialmente in contesti formali o professionali. Assolutamente. Essere in grado di sostituire senza problemi gli antonimi consente di comunicare con maggiore precisione e chiarezza. Sto davvero iniziando ad apprezzare il significato degli antonimi in un modo completamente nuovo. Questa è stata una discussione affascinante. Sono così felice di aver potuto contribuire a far luce sull'importanza di padroneggiare gli opposti come parte dell'apprendimento delle lingue. È un'area cruciale ma spesso trascurata. Sicuramente. Sento di avere una comprensione molto più approfondita di come gli antonimi contribuiscano a costruire un vocabolario robusto e versatile. Meraviglioso! È uno di quegli elementi costitutivi fondamentali che possono davvero elevare la tua padronanza della lingua se applicati con attenzione. Ben detto. Bene, mi sento ispirato ad approfondire l'esplorazione degli antonimi. Grazie per la chiacchierata coinvolgente, Anna. Lezione 10. I vantaggi della comunicazione faccia a faccia. Ehi Anna, stavo pensando a quanto ci affidiamo alla comunicazione virtuale in questi giorni. Ma pensi che ci siano ancora vantaggi significativi nelle interazioni faccia a faccia? Questo è un ottimo punto, John. Credo fermamente che ci siano alcuni vantaggi chiave nella comunicazione di persona che non dovremmo trascurare. Assolutamente. Quali sono alcuni dei principali vantaggi che vedi nell'avere queste discussioni faccia a faccia? Beh, per prima cosa, essere in grado di leggere le reciproche espressioni facciali e il linguaggio del corpo è inestimabile. Esattamente. Questi segnali non verbali possono trasmettere molto di più delle semplici parole stesse. Precisamente. Ci permette di cogliere sfumature sottili e comprendere davvero il pieno significato di ciò che qualcuno sta dicendo. Questo è un ottimo punto. Aggiunge un ulteriore livello di profondità e autenticità all'interazione. Sicuramente. E trovo che la comunicazione faccia a faccia tenda anche a promuovere un più forte senso di connessione e coinvolgimento. Sono d'accordo.
C'è qualcosa nell'essere fisicamente presenti con qualcuno che sembra più personale e significativo. Assolutamente. È più facile costruire un rapporto e sintonizzarsi davvero l'uno con l'altro quando si è nello stesso spazio. Di sicuro. Inoltre, trovo che le conversazioni di persona siano spesso più dinamiche e spontanee. Questa è un'ottima osservazione. C'è un'energia naturale che va avanti e indietro che può perdersi nelle interazioni virtuali. Esattamente. È più facile sintetizzarsi a vicenda ed esplorare idee in tempo reale. Sicuramente. E potete davvero nutrirvi dell'energia e dell'entusiasmo reciproco in un modo che è più difficile da replicare online. Non potrei essere più d'accordo. Sento che la comunicazione faccia a faccia porta solo un certo livello di vivacità e immediatezza. Assolutamente. Le interazioni di persona offrono un'innegabile ricchezza che è difficile replicare attraverso uno schermo. Ben detto. Mi sono decisamente ritrovato a perdere quella dinamica quando ho dovuto ricorrere a riunioni virtuali ultimamente. Posso capirlo. È facile dare per scontate le sfumature e le sinergie che derivano dall'essere fisicamente presenti con qualcuno. Sicuramente. Ma suppongo che il lato positivo sia che le opzioni virtuali ci hanno permesso di rimanere connessi in tempi difficili. Questo è vero. Sono stati un'ancora di salvezza fondamentale quando il contatto di persona non è stato possibile. Ma spero che non perdiamo di vista il valore del faccia a faccia. Concordato. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio e apprezzare i punti di forza unici di ogni modalità di comunicazione. Ben detto. Gli approcci ibridi che sfruttano il meglio delle interazioni virtuali e di persona potrebbero essere il punto giusto. Assolutamente. Mantenere tale flessibilità e adattabilità è fondamentale, soprattutto nel nostro mondo sempre più digitale. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di essere intenzionali e strategici nel modo in cui utilizziamo ogni canale di comunicazione. Sicuramente. Bene, questa è stata una discussione davvero approfondita. Un sacco di ottimi spunti di riflessione qui. Sono felice che tu l'abbia trovato prezioso, John. Esplorare le sfumature della comunicazione è infinitamente affascinante per me. Lo stesso qui. Grazie per aver dedicato del tempo a spiegarlo con me, è stato un piacere. Il piacere è tutto mio. Mi piacciono sempre i nostri scambi stimolanti. Fammi sapere se vuoi approfondire questo argomento. Lo farò, grazie Anna. Va bene, mi sento ispirato a mettere in pratica alcune di queste idee. Ci vediamo dopo. Lezione 11. Affrontare la lista di controllo per la spesa e la toilette. Ehi Anna, stavo giusto facendo la lista della spesa per la settimana e ho capito che stiamo esaurendo anche alcuni articoli da toeletta. Hai qualche minuto per esaminare la lista completa della spesa con me? Certo, affrontiamolo insieme. Che tipo di spesa avevi in mente e quali articoli da toeletta dobbiamo ritirare? Ok, beh, per la spesa, pensavo che avremmo bisogno dei soliti prodotti freschi, delle proteine come pollo o pesce, e magari qualche alimento base per la dispensa che stiamo esaurendo. Suona bene e per gli articoli da toeletta, cosa avevi in mente? So che dobbiamo assolutamente rifornirci di shampoo e dentifricio, come hai detto.
Sicuramente quei due. E forse altri elementi essenziali di base come sapone, deodorante e carta igienica. Sembra che affrontiamo queste cose abbastanza velocemente. Assolutamente. È sempre bene avere una scorta ben fornita di questo tipo di beni di uso quotidiano, vero? Assolutamente. Avete consigli su marchi o prodotti specifici per gli articoli da toeletta? Voglio assicurarmi che riceviamo roba di buona qualità. Fammi pensare. Per lo shampoo, mi piace molto quello biologico e senza solfati che abbiamo preso l'ultima volta. Mi ha lasciato i capelli così morbidi e puliti. Oh sì, me lo ricordo. Ok, mi assicurerò di prenderne un'altra bottiglia. Che ne dici del dentifricio? Sono un grande fan del dentifricio sbiancante naturale di quel marchio ecologico. Rinfresca davvero l'alito senza tutti i prodotti chimici aggressivi. Meraviglioso, lo aggiungerò alla lista. E per gli altri articoli da toeletta, preferisci il sapone, il deodorante e la carta igienica? Per il sapone, mi piace la saponetta delicata e idratante. E per quanto riguarda il deodorante, quello senza alluminio funziona benissimo per me. Per quanto riguarda la carta igienica, limitiamoci al marchio affidabile di base che di solito riceviamo. Suona bene, ho annotato tutto. Ok, quindi per la spesa, oltre ai prodotti freschi e alle proteine, cos'altro dovremmo essere sicuri di acquistare? Beh, probabilmente stiamo esaurendo cose come riso, pasta, fagioli in scatola, olio d'oliva, i tipici alimenti di base della dispensa che usiamo molto. Assolutamente, ottima chiamata. Devo tenere ben riforniti gli oggetti essenziali per la cucina. C'è altro che stiamo dimenticando? Fammi pensare. Oh, e dovremo prendere del pane fresco, magari dello yogurt o del latte e qualsiasi snack o dolcetto che abbiamo voglia di questa settimana. Ho capito, mi assicurerò di aggiungere tutto alla lista. Si preannuncia una catena di alimentari e articoli da toeletta piuttosto completa. Sicuramente. È sempre meglio essere accurati e non dimenticare nulla di importante, sai? Soprattutto per i nostri grandi viaggi di shopping. Completamente d'accordo. Va bene, penso di aver scritto tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Grazie per aver affrontato questa situazione con me, Anna. Grazie davvero che tu abbia ricontrollato la lista. Certo, felice di aiutarti. Assicurarsi che tutte le nostre basi siano coperte è fondamentale. Ora andiamo ad affrontare insieme quel giro di shopping. Sembra un piano. Va bene, facciamolo, sono pronto ad affrontare il negozio con la nostra lista dettagliata. Fantastico, facciamolo. Sarà una corsa al supermercato super efficiente e produttiva. Lo sento. Anch'io mi sento fiducioso. Va bene, andiamo a conquistare quella lista della spesa. Lezione 12. L'iconico saluto del Black Power alle Olimpiadi del 1968. Ehi Anna, stavo leggendo dell'iconico saluto Black Power alle Olimpiadi estive del 1968 a Città del Messico. Conosci quel momento storico? Sì, sono sicuramente consapevole di quel potente atto di protesta. È stata una dichiarazione così toccante e provocatoria da parte di quei due atleti sulla scena mondiale. Assolutamente. Puoi ricordarmi i dettagli dietro quello che è successo lì? Beh, è stato durante la cerimonia di premiazione per i 200 metri. I due atleti americani, Tommy Smith e John Carlos, hanno alzato i pugni con guanti neri mentre salivano sul podio.
Ah sì, quell'immagine è così impressa nella storia. Qual era il significato di quel gesto? Era un simbolo del potere nero e della lotta per i diritti civili. Smith e Carlos stavano facendo una dichiarazione audace contro l'ingiustizia razziale negli Stati Uniti. Capisco. Quindi è stato un atto politico piuttosto che una semplice celebrazione del loro successo atletico. Esattamente. Stavano usando la loro piattaforma di atleti olimpici per puntare i riflettori sulla lotta in corso per l'uguaglianza e i diritti umani. Ci vuole molto coraggio e convinzione, vero? Fare una dichiarazione politica così potente in quel contesto. Sicuramente. Sapevano che ci sarebbe stato un contraccolpo, ma si sono sentiti obbligati a sfruttare il loro momento sotto i riflettori per qualcosa di più grande di loro. E sicuramente c'è stata una reazione forte, se ricordo bene. Cosa è successo all'indomani della loro protesta? Sì, sono stati immediatamente espulsi dal villaggio olimpico e hanno subito molte critiche e condanne. Ma il loro gesto ha risuonato tra le persone di tutto il mondo. Wow, deve essere stato incredibilmente difficile per loro provarlo in quel momento. Ma ha avuto chiaramente un impatto duraturo. Assolutamente. Il loro gesto di sfida è diventato un'immagine iconica del movimento per i diritti civili. È stato un momento fondamentale di protesta sulla scena globale. Posso capire perché è considerata una parte così potente e importante della storia olimpica e dei diritti civili. Il coraggio di quegli atleti è davvero stimolante. Sicuramente. Hanno messo tutto in gioco per far sentire la loro voce e attirare l'attenzione sulle continue lotte della comunità nera. È un ottimo promemoria dei modi in cui gli atleti possono utilizzare la loro piattaforma per il cambiamento sociale e politico, anche nel bel mezzo della competizione. Esattamente. Hanno dimostrato che le Olimpiadi non riguardano solo lo sport, sono anche un palcoscenico per fare dichiarazioni potenti e rivoluzionarie. Ben detto. È stata una conversazione davvero illuminante. Sono grato di aver imparato di più su questo momento storico. Anch'io. È una parte importante della storia che penso sia fondamentale da comprendere per le persone, specialmente nel contesto della lotta in corso per la giustizia razziale. Assolutamente. Discussioni come questa possono davvero aiutare a dare vita a questi eventi cruciali e ad apprezzarne il significato duraturo. Sicuramente. Grazie per aver collaborato con me su questo argomento, John. Mi piace sempre approfondire queste discussioni significative con te. Il piacere è tutto mio, Anna. Ora sento di avere una comprensione molto più approfondita del saluto al Black Power alle Olimpiadi del 1968. Meraviglioso. Sono così felice di aver potuto fornire un contesto e degli approfondimenti utili. È un momento stimolante che vale la pena ricordare e su cui riflettere. Concordato. Va bene, mi sento motivato ad andare a leggere ancora su questo argomento. Grazie ancora per l'ottima chiacchierata. Lezione 13. Pesare la camminata anziché prendere un taxi. Ehi Anna, sto cercando di decidere il modo migliore per arrivare all'evento di stasera. Pensi che dovrei camminare o prendere un taxi? Questa è una buona domanda. Quanto dista il luogo dell'evento da dove parti? Secondo la mappa, è a soli 15-20 minuti a piedi. Quindi è sicuramente raggiungibile a piedi. Ok,
Capisco. In tal caso, probabilmente ti consiglierei di camminare se hai il tempo e l'energia per farlo. Pensi che camminare sia l'opzione migliore rispetto a prendere un taxi? Quali sono i vantaggi di camminare in questa situazione? Beh, per prima cosa, camminare è gratis. Risparmierai i soldi che spenderesti per il biglietto del taxi. Buon punto. E quali altri vantaggi potrebbero esserci nel camminare invece di guidare? È anche meglio per l'ambiente, dal momento che non brucerai combustibili fossili. Ed è anche un buon esercizio. Ah sì, anche i fattori relativi alla salute e alla sostenibilità sono importanti da considerare. Sei un argomento convincente per camminare. Esattamente. A meno che tu non abbia davvero poco tempo o che il tempo sia brutto, camminare è spesso la scelta più intelligente, soprattutto per una distanza relativamente breve. Questo è vero. Ho tutto il tempo per arrivarci e le previsioni sono buone. Va bene, penso che tu mi abbia convinto, ho intenzione di andare a piedi. Meraviglioso! Sono sicuro che vi godrete la passeggiata e arriverete all'evento riposati ed energizzati. Penso che tu abbia ragione. Inoltre, mi darà la possibilità di schiarirmi un po' le idee prima dell'inizio dell'evento. Assolutamente. Un po' di esercizio fisico prima dell'evento e del tempo da soli possono essere davvero utili, sia fisicamente che mentalmente. Ottimo punto. Bene, allora sono pronto. Camminare lo è. Grazie per avermi aiutato a riflettere, Anna. Certo, sono felice di aver potuto fornire una prospettiva utile. Goditi la passeggiata e divertiti moltissimo all'evento. Lo farò, grazie mille. Va bene, è ora di intervenire. Ci vediamo dopo. Suona bene. Abbi cura di te. Fammi sapere come va l'evento dopo. Lo farò, ci sentiamo presto. Lezione 14. Rispondere alla chiamata a sanare le divisioni. Ehi Anna, stavo leggendo questa citazione sulla chiamata ad essere riparatori della violazione e contribuire a far avanzare l'America. Quali sono i tuoi pensieri su questa idea? Ah sì, è un sentimento potente e ispiratore. Penso che parli del ruolo importante che tutti abbiamo nell'aiutare a sanare le divisioni e ripristinare l'unità nella nostra società. Sicuramente. Il linguaggio dei riparatori della violazione è davvero sorprendente. Cosa pensi significhi assumersi questo tipo di responsabilità? Bene, lo vedo come un invito all'azione, non solo a lamentarsi dei problemi e delle divisioni, ma a lavorare attivamente per la riconciliazione e il progresso. Questo è un ottimo punto. Si tratta di passare dalla semplice deplorazione dei problemi all'adozione di misure concrete per affrontarli. Esattamente. Si tratta di andare oltre il semplice criticare o condannare e rimboccarsi le maniche per contribuire a colmare le lacune e trovare soluzioni. Mi piace molto quell'inquadratura. Impone a noi cittadini l'onere di essere proattivi nel promuovere un cambiamento positivo. Assolutamente. Si tratta di ognuno di noi che fa la propria parte, piuttosto che aspettarsi o aspettare che qualcun altro aggiusti le cose. Questo mi risuona bene. Abbiamo tutti la responsabilità di contribuire alla più grande missione di far avanzare l'America. Precisamente. E penso che la missione dell'America a cui si riferisce la citazione riguardi davvero il mantenimento dei valori fondamentali di uguaglianza,
giustizia e unità. Sì, assolutamente. Ripristinare quel senso di obiettivi e ideali condivisi, anche di fronte alla divisione. Sicuramente. Si tratta di ridedicarci ai principi fondanti che hanno lo scopo di unirci come nazione. Ben detto. L'idea di essere riparatori della violazione sembra un invito all'azione davvero potente. Sono d'accordo. Ci sfida a fare un passo avanti e svolgere un ruolo attivo nel riparare le fratture, piuttosto che limitarci a osservarle passivamente. Esattamente. Si tratta di trasformare la nostra frustrazione e preoccupazione in sforzi tangibili e costruttivi. Assolutamente. E penso che questo tipo di mentalità impegnata e orientata alla soluzione sia essenziale se vogliamo davvero far avanzare il Paese. Non potrei essere più d'accordo. Questa è stata una discussione davvero stimolante. Molte ottime intuizioni su cui riflettere. Sono felice che tu l'abbia trovato significativo, John. Esplorare i modi in cui ognuno di noi può contribuire a un cambiamento positivo è qualcosa che mi appassiona molto. Lo capisco e apprezzo davvero che tu abbia condiviso il tuo punto di vista con me. Mi ha dato molto su cui riflettere. Meraviglioso. Sono felice di aver potuto fornire qualche utile spunto di riflessione. Fammi sapere se vuoi approfondire questo argomento. Lo farò, grazie Anna. Va bene, è ora che io metta in pratica alcune di queste idee. Ci sentiamo presto. Lezione 15. Le gioie dei prodotti coltivati in casa. Ehi Anna, stavo pensando di avviare un piccolo orto in casa. Cosa ne pensi della coltivazione dei tuoi prodotti? Oh, penso sia un'idea meravigliosa, John. La frutta e la verdura coltivate in casa possono essere davvero gratificanti. Davvero? Quali sono alcuni dei principali vantaggi che vedi nel coltivare i tuoi prodotti? Beh, per prima cosa, è un ottimo modo per risparmiare denaro rispetto all'acquisto costante di prodotti dal negozio. Ah sì, questo è davvero un buon punto. Coltivarli in casa può sicuramente essere più conveniente. Assolutamente. E avrai il vantaggio di sapere esattamente cosa serve per far crescere il tuo cibo, senza ingredienti misteriosi. Questo è vero. È bello avere quel livello di controllo e trasparenza sull'intero processo. Sicuramente. Inoltre, c'è qualcosa di così soddisfacente nel coltivare il proprio piccolo giardino e guardarlo prosperare. Posso immaginare. Deve essere davvero appagante godersi i frutti del proprio lavoro, letteralmente. Esattamente. E i prodotti hanno sempre un sapore molto più fresco e saporito quando sono fatti in casa. Questo è un ottimo punto. Scommetto che hai un gusto molto più ricco e vivace rispetto a quello acquistato in negozio. Assolutamente. Non c'è paragone quando si tratta di sapore e qualità. È come il giorno e la notte. Wow, mi stai davvero convincendo di questa idea. Ci sono altri vantaggi della coltivazione dei propri prodotti che dovrei conoscere? Beh, può anche essere un hobby davvero terapeutico e divertente. Un ottimo modo per uscire, entrare in contatto con la natura e rimanere attivi. Ah sì, anche i vantaggi per la salute mentale e fisica sono importanti. Mi piace l'idea che sia un'attività rilassante e produttiva.
Esattamente. E puoi coinvolgere tutta la famiglia, rendendola anche un'esperienza divertente e di legame. Questo è un punto meraviglioso. Potrebbe essere un ottimo modo per coinvolgere i bambini e insegnare loro da dove viene il loro cibo. Sicuramente. È una capacità di vita e un apprezzamento così preziosi da infondere nella prossima generazione. Sono completamente d'accordo. D'accordo, mi hai convinto del tutto. Adesso prenderò sicuramente in considerazione l'idea di iniziare un piccolo orto in casa. Fantastico! Sono così felice per te, John. Fammi sapere se hai bisogno di suggerimenti o consigli mentre lo configuri. Lo farò, grazie Anna. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a spiegarmi tutti i vantaggi. È stato molto utile. Certo, sono felice di aver potuto fornire una prospettiva utile. Il giardinaggio è una mia passione, quindi sono sempre desideroso di condividerne le gioie. Lo capisco. Va bene, è ora che io cominci a ricercare le piante e le tecniche migliori. Sarà fantastico. So che farai un ottimo lavoro. Non vedo l'ora di vedere presto la tua taglia fatta in casa. Nemmeno io, grazie ancora Anna. Bene, è ora di tuffarsi e iniziare a piantare.